Ciao a tutti, Alessandro Florio è l'ospite di oggi, sono felice di averlo qui, ha preso anche un aereo perché ovviamente vive a Milano, anche se Alessandro non è milanese ma viene da uno dei posti più belli d'Italia che è Amalfi. Grazie di essere qui. Ma grazie a te Pierluigi, è un piacere essere qui, soprattutto per il cambio climatico. Meraviglia. E senti, oggi la puntata è incentrata su Kenny Barrell. Io pensavo si pronunciasse Kenny Barrell, invece ho saputo da te che così non è. Sì, non dobbiamo temere l'accento finale. Kenny Barrell. Kenny Barrell. Scoperto a New York, anch'io lo chiamavo Kenny Barrell tutta la mia vita, poi lì ho sentito che era Kenny Barrell. Kenny Barrell, perché Kenny Barrell? Perché? Allora, prima di tutto è stato un caso. Il mio primo disco jazz preso per caso era di Kenny Barrell. Poi dopo anni ho studiato tutt'altri musicisti. Sono tornato a Kenny Barrell e avere, diciamo, quella anche capacità e curiosità di apprezzarlo solo appunto nel periodo in cui stavo a New York, quindi 5-6 anni fa. E ad apprezzare quel tipo di direzione, anche grazie probabilmente a Ed Cherry. Ed Cherry, un altro chitarrista non molto conosciuto, che ha fatto parte della band di Dizzy Gillespie per 15 anni, con cui comunque ho avuto la fortuna di prendere lezioni. Sì. Anche Barrell ha esordito nella band di Dizzy Gillespie. E diciamo è un po' un filo rosso conduttore che ancora oggi è lì un po' nascosto, perché non è sotto i riflettori quello stile di Barrell che è impregnato di blues, pronunce quasi da big band. Se ci fai caso, sì. Mi ricorda tanto, ad esempio, soprattutto sugli accordi, tanto l'epoca big band che lui ha vissuto in pieno è del 31, quindi aveva sia il retaggio blues che quello delle big band, per non parlare del suono, della pronuncia, che sono cose che vengono oscurate spesso dalla spettacolarità della musica, diciamo così, quindi è proprio il nocciolo. Tu stai enfatizzando questa conservazione del retaggio, della pronuncia, sì, e del suono che talvolta altri hanno un po' messo in disparte, privilegiando altri aspetti. Sì, non che non l'avessero gli altri, certo, grandissimi primi chitarristi jazz che ci vengono in mente, però non hanno fatto fondamento su quell'aspetto nel loro, ad esempio ai West con tantissimi accordi ottavi che anche erano diffusi, o Benson, pensiamo a quanti elementi, però Barrella per me è come il Sinatra della chitarra jazz. Quando vuoi sentire uno standard, vuoi sentire come si suona Kenny Barrell. Che brano vuoi suonare oggi? Ma io direi Kenny Barrell. Io direi il più rappresentativo suo e anche quello contenuto nel primo disco che per caso ho comprato quando avevo 13 anni. È Midnight Blue della Blue Note Records. Suoniamolo.